Oggi siamo qui con l'Aston Origin, un microfono di cui si è parlato veramente tanto e in tantissimi l'hanno paragonato a microfoni molto più costosi. Ma come suona? Scopriamolo insieme. Oggi siamo qui con l'Aston Origin. Ti voglio raccontare una cosa. Questo Aston Origin, non questo nello specifico che mi è stato prestato dal mio amico Fabio, ma l'Aston Origin è stato il mio primo microfono serio dopo il Blue Yeti. Il mio primo microfono quando ho iniziato a fare podcast è stato il Blue Yeti, però ti parlo anche di 7 anni fa, nel momento in cui sto registrando questo video, quindi ero giustificato, ok? Non c'erano tantissime alternative. Dopodiché ho capito che il Blue Yeti, tutte le cose che ti racconto su questo canale, tutte le motivazioni che è inutile che ti ripeto, e quindi ho comprato un microfono vero. E ho letto e visto e ascoltato tante review di questo microfono e alla fine mi sono deciso a comprarlo. Ho comprato non questo, ma la versione Black, il set Black che aveva anche lo schermo davanti in metallo, ok? Il pop filter in metallo. Quindi era tutto il kit Black ed era molto bello. Però con questo microfono non c'è mai stato amore. Perché? Perché non lo so, non è mai scattato. Sai, quelle cose che succedono, magari un microfono bellissimo, suona benissimo, eccetera, ma non scatta l'amore. Succede. Ora, tutto questo per dirti che il mio amico Fabio me l'ha riprestato e sono felice di recensirlo perché quando avevo questo microfono non avevo ancora il canale YouTube e quindi non ho mai potuto fare recensioni perché poi l'ho venduto e di solito chi compra le cose da me le compra perfette, come se fossero nuove, cioè neanche un graffio, proprio zero, perché ci tengo tantissimo, in maniera veramente maniacale, a preservare ogni strumento che ho. Allora, questo qui è un microfono a condensatore che sappiamo bene essere, diciamo, la scelta migliore negli ambienti acusticamente trattati e di conseguenza essere la scelta peggiore negli ambienti non trattati acusticamente. Perché? Perché questi microfoni assorbono tantissimo, non solo la nostra voce, in maniera eccezionale, ma prendono anche tutti i rumori della stanza, quindi le ventole del computer, le ventole della luce, rumori di massa, ma prendono anche rumori provenienti da fuori dalla stanza, quindi dalla finestra, dal piano di sotto, dal piano di sopra, al di fuori della porta e così via. Quindi bisogna fare molta attenzione quando si decide di comprare un microfono e scegliere con estrema cura se prendere un microfono dinamico o a condensatore. Questo qui è un microfono a condensatore con pattern polare cardioide, che cosa significa? Che prende tantissimo di ciò che arriva davanti, meno di ciò che arriva di lato e niente di ciò che arriva dietro, che è come se fosse un cuore davanti al microfono. Sul corpo di questo microfono ci sono due switch. Il primo è un attenuatore a meno 10 dB, che serve nel caso in cui tu stia riprendendo non la voce, ma fonti sonore abbastanza forti. Avere un attenuatore sul microfono ti salva la vita, ok? Però se noi su questo canale parliamo sempre di podcast, audio, video che siano, quindi lavorare con la voce parlata, non la voce cantata, non ci serve. Dall'altro lato invece c'è un filtro che attenua le frequenze a 80 Hz, quindi una sorta di filtro che non permette a tutte le frequenze al di sotto degli 80 Hz di venire riprese dal microfono. A che cosa serve questa funzione? Ad aiutarti ancora di più a eliminare preventivamente tutte quelle frequenze nelle quali si annidano rumori che possono essere presenti soprattutto nelle stanze non acusticamente trattate. Ora ti faccio sentire entrambi gli switch. Premessa, sto entrando in maniera totalmente pulita dentro il Tascam Mixcast 4, non verrà applicato nessun tipo di effetto tranne portare il volume totale a meno 14 lufs in post produzione, ma questo tu lo sai. Però ci tenevo a dirti che non sto equalizzando, non sto comprimendo, non sto aggiungendo destra, non sto facendo nulla. Ok, adesso andiamo a provare i due switch sul corpo del microfono. Proviamo prima l'attenuatore a meno 10 dB. Ok, in questo momento stai sentendo la mia voce con 10 dB in meno rispetto a prima. Ok, quindi non c'è nessun vantaggio nella voce parlata, non ha assolutamente senso utilizzare questo switch, però c'è sul microfono, quindi io ti faccio sentire qual è la sua funzionalità e farti comprendere che sulla voce parlata tutto sommato non ha senso. Ok, siamo ritornati in posizione flat. Adesso proviamo il secondo switch, ovvero il filtro 80 Hz. Proviamolo.
Ok, in questo momento stai sentendo la mia voce che entra dentro l'Aston Origin con il filtro a 80 Hz attivo. Senti come cambia la voce? Sì, perché cambia. Io spero che tu stia sentendo questo video con le cuffie, con le migliori cuffie che hai. Benissimo, questo filtro, nonostante taglia e senti come la voce cambia, diventa meno piena, ha meno corpo, però tutto sommato non è sgradevole come suono. Ho provato altri microfoni dove andavi a applicare questo filtro e effettivamente il suono era veramente osceno, andava a tagliare tantissimo della voce, ma torniamo in modalità flat. Ok, adesso siamo tornati in modalità flat e come puoi sentire la voce è molto più corposa. Allora, ti ho già detto che sto entrando totalmente flat, non verrà applicato nessun effetto e così via. Il microfono ha una costruzione molto robusta e anche molto bello da vedere perché è molto particolare, no? Con questa forma un po' strana rispetto a quei microfoni a condensatori a cui siamo abituati di solito. Però è bello che ci siano marche come, non so, Lewitt, CAD, Aston o altre che fanno dei microfoni un po' fuori dagli schemi. È molto interessante questo. Il microfono è molto robusto, molto solido, quindi dà l'idea di essere un microfono veramente durevole nel tempo. Questo microfono costa 220 euro circa, ok? Mentre la versione che avevo io con lo shield davanti in metallo costa 270 se non ricordo male. Quindi ci sono più o meno 50 euro di differenza che se usi il filtro antipop, io vedi non lo sto usando in questo momento perché il microfono è totalmente fuori asse, messo più o meno a 45 gradi sul lato, la capsula punta alla bocca. Non ho sinceramente necessità di aggiungere il filtro perché anche le consonanti plosive, come senti, non danno nessun fastidio alla capsula perché ho una buona tecnica microfonica. Quindi puoi risparmiarti questi 50 euro? Sì, se anche tu posizioni il microfono in maniera corretta, altrimenti compra quel pop filter, è vero che costa 50 euro, quindi molto più rispetto a quelli semplici in plastica e nylon, però ti assicuro che quello fa la differenza, ok? Anche perché un microfono così bello, mettergli davanti un pop filter di quelli super economici, al di là del suono che cambia, non ottieni un grande effetto, ma è anche brutto da vedere, ok? Quindi io me li risparmierei se fossi in te quei 50 euro a patto che impari come posizionare il microfono, ok? Allora, che cosa ne pensi di questo microfono? Ti piace? Senti come suona? È un suono molto dettagliato, molto definito, molto bello, veramente molto bello. Tu dirai, Ale, ma se è così bello perché l'hai venduto? Non lo so, te l'ho detto prima, un po' non c'è mai stato amore tra me e questo microfono, nonostante io riconosco che è un microfono ottimo, ottimo. Certo, su YouTube troverai dei video dove paragonano questo microfono al Neumann U87, cioè il microfono che costa 3.500 euro lo paragonano a questo che costa 220 euro. Sono uguale? No, ovviamente no, ci mancherebbe, no. Suona bene questo microfono? Assolutamente sì. Quindi facciamo sempre attenzione quando facciamo questi paragoni, magari spesso vengono fatti per motivi di clickbait, no? Però lo stai sentendo, un microfono dignitosissimo, un microfono che suona veramente bene, molto pulito, ha un bassissimo self-noise, è veramente un ottimo microfono. Da qui a dire che suona come un microfono a 3.500 euro ne passa. Però è veramente un ottimo microfono, ha un buon corpo, le frequenze alte non sono fastidiose, quindi non risultano troppo sibilanti, è un microfono molto ben bilanciato. Ed è un microfono che se hai 220 euro ti consiglio di prendere perché, insomma, in quella fascia di prezzo, certo, ci sono altri microfoni degni di nota, ma questo qui secondo me è uno dei migliori, ok? Bene, io spero di averti raccontato tutto, soprattutto di averti fatto ascoltare come suona questo microfono e se hai domande, dubbi, curiosità, non esitare a commentare questo video e io come al solito ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie e alla prossima settimana.